Ciao a tutti e bentornati. Sono entusiasta di ritrovarvi qui, pronti ad affrontare un tema che, diciamocelo, punge un po' nel vivo, la gelosia e il modo in cui, a volte, un semplice abito può diventare la miccia di una potenziale esplosione emotiva. Oggi, scaveremo a fondo nel complesso intreccio tra outfit provocanti, insicurezze personali e dinamiche di potere all'interno della coppia. Quante volte vi siete ritrovati in quella situazione scomoda, con un nodo allo stomaco, mentre la vostra metà sfoggia un abito che, per qualche ragione, vi fa sentire a disagio? Magari un vestito particolarmente audace, una gonna che sfida le leggi della gravità, o dei pantaloni che esaltano troppo le curve? Se la risposta è sì, siete nel posto giusto. Ma prima di tuffarci nel cuore della discussione, vi chiedo un piccolo favore. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Attivate la campanella per non perdervi nemmeno un video e per unirvi a questa community che sta crescendo giorno dopo giorno. Prometto che non vi deluderò. Ora, passiamo alla questione del famigerato décolleté e della gelosia che si porta dietro come un'ombra. Perché, ammettiamolo, dietro un abito che cattura l'attenzione, spesso si nascondono insicurezze profonde, paure latenti e dinamiche di potere che, se non gestite con cura, possono mettere a dura prova anche la relazione più solida. Partiamo da un punto fermo. Un pizzico di gelosia, in fondo, può anche essere interpretato come una dimostrazione di affetto. Un po' di possessività, la paura di perdere la persona amata, possono far parte del gioco della seduzione. Il problema, però, sorge quando questa gelosia degenera in ossessione, quando si trasforma in controllo asfissiante, limitando la libertà dell'altro. E, in questo scenario, l'abbigliamento diventa un campo di battaglia infuocato. Provate a immaginare questa scena. Alessia, una donna affascinante, indipendente e con un gusto impeccabile, decide di indossare un abito da urlo per una serata speciale. Un abito che valorizza le sue forme, che la fa sentire irresistibile e piena di energia. Marco, il suo compagno, la guarda e, inizialmente, è inorgoglito di avere al suo fianco una donna così magnetica. Ma, con il passare dei minuti, inizia a notare gli sguardi ammirati, e forse un po' troppo insistenti, degli altri uomini, i loro sorrisi maliziosi. Ed è lì che qualcosa scatta dentro di lui. La gelosia inizia a serpeggiare, come un veleno che si insinua nelle sue vene. Marco inizia a sentirsi insicuro, inadeguato, quasi come se Alessia fosse troppo per lui, come se meritasse qualcosa di meglio. Inizia a criticare l'abito, dicendo che è eccessivamente scollato, che attira troppa attenzione indesiderata. E così, quella che doveva essere una serata all'insegna del romanticismo e della spensieratezza, si trasforma in un vero e proprio incubo a cielo aperto. Ma perché accade tutto questo? Perché un abito, un semplice pezzo di stoffa, può scatenare una reazione così intensa e sproporzionata? La risposta è complessa e affonda le sue radici in una serie di fattori psicologici e sociali intricati. Innanzitutto, c'è la questione della percezione soggettiva. Ognuno di noi interpreta la realtà in modo unico, filtrandola attraverso le proprie esperienze passate, le proprie insicurezze profonde e le proprie aspettative personali. Marco, magari, ha una bassa autostima, teme l'abbandono e quindi percepisce l'abito di Alessia come una minaccia diretta alla sua relazione. Vede negli sguardi degli altri uomini una potenziale competizione, un rischio concreto di perdere la sua compagna. La sua mente crea scenari catastrofici alimentando la sua gelosia. Poi c'è il peso delle aspettative sociali. Siamo costantemente bombardati da immagini di donne ipersessualizzate, oggettificate e ridotte a semplici oggetti del desiderio. Questo bombardamento mediatico influenza inevitabilmente il modo in cui percepiamo l'abbigliamento femminile. Marco, magari, è cresciuto in una società in cui la donna è vista come un essere da proteggere, da coprire e quindi fatica ad accettare che Alessia si senta libera di esprimere la propria sensualità e il proprio potere attraverso il suo abbigliamento. Le sue convinzioni tradizionali entrano in conflitto con la libertà di Alessia, generando frustrazione e gelosia. Infine, c'è la questione cruciale della comunicazione all'interno della coppia. Spesso, la gelosia è solo il sintomo di una mancanza di dialogo aperto e sincero. Marco, magari, non si sente a suo agio nell'esprimere le proprie insicurezze a Alessia, ha paura di essere giudicato, di essere visto come debole e insicuro, e quindi preferisce attaccare l'abito, piuttosto che affrontare il problema alla radice, scavando nel profondo delle sue emozioni.
La mancanza di comunicazione crea un muro invisibile tra loro, alimentando la gelosia di Marco e il risentimento di Alessia. Ma cosa può fare Alessia in questa situazione delicata? Come può gestire la gelosia di Marco senza dover rinunciare al suo stile personale e alla sua libertà di esprimersi attraverso l'abbigliamento? Innanzitutto, è fondamentale l'empatia. Alessia deve cercare di comprendere le ragioni profonde della gelosia di Marco, sforzarsi di mettersi nei suoi panni. Deve ascoltarlo attentamente, senza giudicarlo o sminuire le sue emozioni. Deve rassicurarlo, facendogli capire che il suo amore è incondizionato, che il suo abito non è un invito al tradimento, ma semplicemente un modo per sentirsi bella, sicura di sé e in armonia con il suo corpo. Deve comunicare a Marco che la sua bellezza è per lui, non per gli altri. Poi, è importante stabilire dei confini chiari e definiti. Alessia deve far capire a Marco che non è disposta a rinunciare al suo stile personale e alla sua libertà di esprimersi per placare la sua gelosia. Deve spiegargli che ha il diritto di vestirsi come si sente, senza sentirsi in colpa o giudicata. Deve, però, essere disposta a scendere a compromessi, a trovare un equilibrio tra il suo desiderio di esprimersi liberamente e la necessità di rassicurare il suo compagno, magari scegliendo abiti diversi a seconda delle occasioni. Infine, la comunicazione è la chiave di volta. Alessia e Marco devono imparare a parlare apertamente dei propri sentimenti, delle proprie paure e delle proprie insicurezze. Devono confrontarsi in modo costruttivo, senza accusarsi a vicenda, cercando insieme delle soluzioni che soddisfino entrambi. Se la gelosia di Marco è particolarmente intensa e difficile da gestire, potrebbe essere utile rivolgersi a un terapeuta di coppia. Un professionista che possa aiutarli a superare le loro difficoltà e a costruire una relazione più solida e basata sulla fiducia reciproca. Ma è fondamentale ricordare che la responsabilità non è solo di Alessia. Anche Marco deve fare la sua parte. Deve lavorare sulla propria autostima, sulla propria insicurezza e imparare a fidarsi della sua compagna. Deve capire che la gelosia è un sentimento distruttivo, che può rovinare anche la relazione più bella. Deve accettare che Alessia è una persona indipendente, con i propri gusti e le proprie passioni e che non è sua proprietà. Deve imparare a valorizzare la sua bellezza e il suo successo, invece di sentirsi minacciato. In conclusione, la questione del décolleté fatale e della gelosia è un argomento complesso e delicato, che richiede una grande dose di empatia, di comunicazione efficace e di fiducia reciproca. Non esiste una soluzione magica, ma con l'impegno e la buona volontà è possibile superare le difficoltà e rafforzare la relazione. Ricordiamoci sempre che l'amore è libertà, rispetto e accettazione dell'altro, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. E, soprattutto, ricordiamoci che un abito, per quanto provocante possa essere, non è mai la vera causa di una crisi di coppia. La causa è sempre qualcosa di più profondo, qualcosa che va affrontato e risolto insieme, con coraggio e onestà. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Abbiamo visto come la gelosia, a volte scatenata da un semplice abito, possa mettere a rischio una relazione. Abbiamo analizzato le cause di questa gelosia, i fattori psicologici e sociali che la influenzano. E abbiamo cercato di capire cosa possono fare i partner per gestire questa situazione in modo costruttivo. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che abbiate trovato le risposte che cercavate e che vi siate sentiti parte di questa community. Adesso, tocca a voi. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questo argomento. Avete mai vissuto esperienze simili? Come avete gestito la gelosia del vostro partner o della vostra partner? Lasciate un commento qui sotto, sarò felicissima di leggerli e di rispondere alle vostre domande. E, per finire, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi i nostri prossimi video e per far crescere questa fantastica community. Grazie ancora e alla prossima!